Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi facciamo contenti quelli un pochino più vecchietti come me, perché torniamo a una delle ere più belle che io purtroppo ho vissuto praticamente in fasce, mannaggia a me, però che a moltissimi è rimasta nel cuore, sia che l'abbiano vissuta a tutti gli effetti, sia che abbiano visto cos'era quell'epoca, e parlo proprio degli anni '80. In un mondo pieno di azione, di cultura pop, di nuovi generi musicali, al cinema stavano sbancando generi di film che puntavano tutto sull'azione. Alcuni dei maggiori successi di quel decennio, guarda caso, furono proprio Terminator, Commando, Rambo, Die Hard, tornava Batman, che ne abbiamo parlato proprio poco tempo fa in un reel, Robocop, Indiana Jones, Mad Max. C'era la più grande invasione di testosterone al cinema che la storia possa mai ricordare. E proprio con questo setup anche in sala giochi le cose iniziarono a cambiare, con uno dei generi che vide proprio la sua golden age negli anni '80, ovvero i beat 'em up. Questa nuova tipologia di giochi che, proprio come nei film, si concentrava in un unico protagonista che sbaragliava orde e orde di nemici che si trovava di fronte, fino, nella maggior parte dei casi, a salvare la donzella rapita, oppure, perché ai tempi erano un po' meno politically correct, ad ottenere la loro vendetta. I beat 'em up ovviamente sono sopravvissuti anche ai giorni d'oggi, parleremo anche di questo nel video, ma a quei tempi, ragazzi, dettavano assolutamente legge con alcuni dei migliori titoli mai usciti nella storia. E vista anche la tipologia di film che vi ho mostrato finora, dei successi dell'epoca, poi ti viene da pensare come mai, secondo loro, hanno iniziato a fare videogiochi sempre più violenti? Quindi oggi andremo a rivivere gli anni '80 attraverso questo nuovo genere di giochi che prese piede ed ebbe un successo clamoroso. Quindi ragazzuoli, mettetevi comodi e si inizia! Come al solito ragazzi, il canale principale è ancora oscurato, se non volete perdervi i vecchi video basta che vi iscrivete anche al secondo canale dove trovate tutte le playlist. Potrà sembrare banale come domanda, ma cos'è in realtà un beat 'em up? È un gioco dove un unico protagonista deve sbaragliare orde di nemici. Più o meno sì, ma ci sono degli aspetti un po' più tecnici che ricadono proprio in quella categoria. Il gameplay del beat 'em up si contraddistingue per il fatto che il tuo protagonista deve passare attraverso le varie sezioni di un livello, sconfiggendo mano a mano tutti i nemici che si trova di fronte, o a mani nude o di solito trovando delle armi utilizzabili soltanto per poco tempo e degli oggetti principalmente per curarsi e ripristinare la sua salute, dove solitamente per passare al livello successivo ti trovi a dover sconfiggere un boss. Mano a mano che vai avanti nei livelli i nemici possono ripetersi, ma o sono più numerosi o ne arrivano di nuovi che sono più difficili da uccidere, quindi con il tempo aumenta la difficoltà, anche perché alla base dei beat 'em up c'era proprio il fatto che fossero delle vere e proprie macchine arcade mangiagettoni. Negli anni '80 però ancora non esisteva questo tipo di genere specifico, tant'è che gli stessi magazine di videogiochi si sbagliavano a catalogarli, li consideravano tutti quanti come se fossero beat 'em up, con la distinzione che giochi come Double Dragon venivano considerati scrolling beat 'em up, mentre titoli come Street Fighter o Mortal Kombat one on one beat 'em up, ovvero uno contro uno. E a complicare ancora di più le cose c'era il fatto che alcuni titoli prevedevano entrambe le modalità al loro interno, come per esempio proprio su Legend of Success Joe, dove nell'attraversamento dei livelli avevi la classica meccanica del beat 'em up, mentre nei boss fight ti trovavi all'interno del ring in uno scontro uno contro uno molto più simile appunto a Street Fighter. E oltre a questo c'erano anche altri aspetti in comune, come per esempio il fatto che c'erano più personaggi selezionabili da parte del giocatore e che, nonostante i cabinati di solito avessero soltanto 2 tasti, comunque c'era anche la possibilità di creare delle combo durante i combattimenti contro i nemici. La differenza sostanziale, al di là del gameplay, stava nel fatto che il secondo giocatore non sarebbe stato il tuo avversario, ma anzi ti avrebbe aiutato ad andare avanti nel gioco. Ma a parte questa confusione con i giochi normali da combattimento, bisogna distinguere anche le varie tipologie di beat 'em up che poi invece si sono ben distinte nel tempo.
La prima, l'originale, quella forse più conosciuta, è il side-scrolling beat'em up, ovvero la classica struttura in cui tu puoi muovere il tuo personaggio soltanto a sinistra o a destra, avanti o indietro. Ce n'è invece un'altra che è un termine poco conosciuto, se vogliamo, sarebbe la belt scrolling, per indicare quei beat'em up dove la telecamera è leggermente inclinata e tu, oltre ad andare avanti e indietro, puoi anche andare sopra sotto. Il termine belt scroll è nato in Giappone proprio perché si rifacevano al funzionamento dei nastri trasportatori, cioè vedevano come si muovevano gli oggetti all'interno di questo nastro, che è simile al movimento che vanno a fare i personaggi all'interno del beat'em up. Oltre a questo poi c'è tutta la categoria degli hack and slash, che sono dei beat'em up che possono essere sia in 2D che in 3D eccetera, ma la particolarità è che non sono a mani nude o con armi che trovi soltanto temporaneamente durante il gioco, ma qui porti proprio principalmente delle spade o delle armi da taglio. E sempre su questa scia invece ci sono gli shoot 'em up, dove appunto si spara anziché prendere a pugni o a spadate. Ma anche gli shoot 'em up hanno una sottodivisione, che passano tra quelli classici che sono appunto R-Type oppure Galaga, invece ai run and gun, ovvero il genere di Metaslug oppure Contra. La differenza principale è semplicemente che nei run and gun di solito porti un personaggio che salta sulle piattaforme o comunque attraversa il livello a piedi, anziché avere una navicella sotto le chiappe. Ma da dove ebbero origine i beat'em up? Guarda caso proprio dal cinema, e furono ispirati principalmente proprio ai film d'azione di Bruce Lee. Tra i tanti, uno dei più famosi fu proprio Enter the Dragon, ma in realtà quello che ispirò più di tutti fu Game of the Dead del 1972, dove il nostro protagonista infatti doveva salire tutti i livelli di una pagoda, quelle torri religiose che si trovano moltissimo in Cina, che sono fatte tutte uguali però a livelli, mano a mano affrontando sempre un boss per passare al piano superiore. E anche se il primissimo gioco di combattimento fu lanciato dalla Sega in un cabinato arcade chiamato Heavyweight Champ del 1976, un cabinato stranissimo per i controlli, per come cavolo era fatto, in realtà il primo vero gioco di combattimento di successo fu Karate Champ. Questo è un titolo che conoscete tutti quanti, anche lui aveva un cabinato particolare perché non aveva la classica levetta analogica e i tasti, ma aveva due leve, tramite le quali potevate addirittura creare una combinazione di ben 24 mosse, e il gameplay, proprio come tutti i vari arcade, era veloce ed intuitivo, cioè tu avevi il tuo karateka con il kimono bianco che doveva sconfiggere quello del computer. Una delle particolarità è che non c'era la barra dell'energia, ma semplicemente un sistema a punti. Quando colpivi l'avversario ti veniva assegnato un punto oppure mezzo e vinceva il round il primo che arrivava a 2 punti. Una piccola curiosità, c'è un cameo proprio di questo gioco all'interno del film Bloodsport, dove vediamo il nostro caro Jean-Claude Van Damme che si mette proprio a giocare contro un coprotagonista a Karate Champ. Ma fin qui abbiamo parlato di giochi di combattimento. Il primo vero beat'em up fu creato niente po' di meno che da Takashi Nishiyama, ovvero il papà di Street Fighter, di Fatal Fury e di The King of Fighters, con il suo Spartan X, o come lo conosciamo noi, Kung Fu Master, rilasciato dalla Irem nel 1984. Questo gioco è una combinazione di due film. Il primo, quello proprio per cui si rifà il titolo giapponese, è il film di Jackie Chan, Wilson Mills, uscito proprio nell'84, conosciuto invece come Spartan X in Giappone. Mentre l'altro è proprio Game of Death di Bruce Lee, per il meccanismo del passaggio al livello successivo, perché Kung Fu Master, ne abbiamo già parlato in un altro video, è il classico beat'em up a scorrimento orizzontale, soltanto destra e sinistra, con diversi nemici e trabocchetti che ti vengono incontro, e alla fine di un livello devi combattere contro un boss. La novità qui è che sia il tuo personaggio che il boss stesso hanno una barra dell'energia che mano a mano va giù in base ai colpi che prendi. Kung Fu Master, essendo il primo beat'em up, non aveva chissà quale meccanica, il personaggio poteva giusto abbassarsi, tirare calci e pugni. Mentre ci fu un altro titolo, sempre dello stesso anno, che cercò di fondere Kung Fu Master insieme a Karate Champ, e il titolo si chiamava proprio Karateka. Era anche lui un beat'em up a scorrimento orizzontale, ma il personaggio poteva eseguire diverse combo e diverse mosse, proprio come succedeva negli incontri uno contro uno di Karate Champ. Questo gioco fu ben accolto, ebbe un buon successo, tant'è che ci furono delle conversioni per la maggior parte degli home computer a 8 bit presenti sul mercato.
mercato, in Commodore 64, tutti i vari Atari, ma arrivò alla fine anche in ambito home console proprio con la sua versione per Famicom del 1985. Visto che questo genere stava piano piano prendendo sempre più piede, diverse case iniziarono a sviluppare giochi di questo genere e anche delle loro evoluzioni, perché infatti il primo beat'em up con belt scroll fu proprio, perdonate la pronuncia, Nekketsu Koha Kunio-kun, dove appunto c'era la possibilità di muovere il personaggio nelle 4 direzioni, quindi questa volta c'era anche la profondità, e che era ambientato principalmente in ambito teenager studentesco, le classiche lotte che c'erano tra le bande delle varie scuole, come per esempio su Great Teacher Onizuka. Ma al suo interno il personaggio, quando interagiva, o meglio quando prendeva ammazzate gli avversari, non aveva soltanto appunto il classico pugno o calcio, ma poteva effettuare delle combo, delle prese, e quindi le meccaniche erano abbastanza complesse. Il porting di questo gioco, che ovviamente non si chiamò così in Occidente, ma venne tradotto semplicemente in Renegade, non cambiava soltanto il titolo, cambiava completamente il setup del gioco. Erano state sostituite tutte le texture sia dei personaggi che degli sfondi stessi per dargli un'ambientazione molto più da strada, da gang proprio da strada. Tant'è che sembra quasi un gioco diverso più che la versione occidentale di un gioco giapponese. Ma in realtà questo tipo di adattamento occidentale non è la prima volta che lo vediamo noi. Ci fu un altro beat'em up per Sega Master System, che uscì sempre più o meno in quegli anni, che era proprio Hokuto no Ken. Beat'em up side scrolling, con poche pretese, che però ti faceva vedere appunto Kenshiro che andava in giro per questo mondo distrutto, sconfiggeva tutti i vari nemici per poi arrivare ai vari boss fight di fine livello. Mentre la versione occidentale, cosa mai avranno potuto cambiare? Tutto. A partire dalla copertina che si trasforma magicamente e diventa soltanto Black Belt, quindi Kenshiro diventa un anonimissimo karateka che semplicemente va in giro a dare mazzate a tutti, e come vedete qui hanno cambiato tutto. Gli sprite dei personaggi, le texture dello sfondo, i boss non sono più loro, quel povero Shin si è trasformato in tutt'altro. Tutto questo poi neanche per cambiare la natura violenta del gioco, no, questo non c'entrava niente. L'avevano fatto soltanto perché tu non dovessi andare a collegare questo gioco al cartone che invece ti dava violenza pura. Questo per farvi capire in Occidente che mentalità ci abbiamo quando se accendevi il televisore oppure andavi al cinema, la cosa meno violenta che vedevi era una mitragliatrice a nastro. Comunque, la vera svolta dei beat'em up ci fu con l'uscita nel 1987 proprio di Double Dragon, il successore di Renegade e il quale lanciò la vera e propria Golden Age dei beat'em up. Double Dragon, sicuramente lo conoscerete tutti quanti come titolo, portava diverse innovazioni rispetto a Renegade. Si riproponevano delle mosse complesse quando combattevi contro nemici, la possibilità di fare le combo, potevi trovare degli oggetti per utilizzarli contro i tuoi nemici, ma la prima vera grande differenza era che il side scrolling era continuo. Mentre su Renegade tu combattevi in un'area grande che ti permetteva di muoverti sia a destra che a sinistra e di spostare anche la telecamera, ma ben definita, invece su Double Dragon iniziano a vedersi i bei livelli lunghi che tu proprio devi attraversare completamente per arrivare alla fine al boss oppure passare alla sezione successiva. E anche lui fu ispirato dai film appunto di Bruce Lee, in questo caso Enter the Dragon, oltre però a ambientazioni invece prese dalla saga di Mad Max, quindi quasi post-apocalittiche o comunque con città allo sbando e in rovina. Double Dragon ebbe un successo assoluto, divenne il terzo cabinato più remunerativo del 1987, dietro a titoli come R-Type oppure Outrun, per arrivare invece in America a scalare la classifica negli anni successivi, cioè nell'88 e nell'89. Con l'inizio di questa nuova Golden Age e a seguito del successo di questo titolo iniziarono ad uscire dei giochi che ormai vengono considerati dei cult. Uno dei primi fu Golden Axe del 1989, un hack and slash in questo caso, dove per la prima volta potevi sì selezionare diversi personaggi, ma ognuno aveva le sue abilità particolari, quindi non era più soltanto una questione di estetica, ma era proprio di strategia, dovevi scegliere qual era il personaggio che secondo te riuscivi a comandare meglio. E nello stesso anno, sempre nell'89, uscì proprio Final Fight, quello che viene considerato il miglior titolo del genere.
Un beat'em up che cambiava quasi completamente le carte in tavola, perché la Capcom era riuscita a creare un dannatissimo capolavoro. Gli sprite dei personaggi e anche dei nemici erano decisamente più grandi rispetto a quelli dei giochi che avevamo visto fino a quel momento. Gli sfondi stessi, gli oggetti che potevi andare a rompere oppure ad utilizzare contro i tuoi nemici, era tutto molto più dinamico. Una parte del suo successo è sicuramente dovuta al fatto che era uscito per Capcom CP System, che era abbastanza potente come macchina arcade. Ma anche i personaggi e l'ambientazione erano molto amati. Il fatto che tu potevi scegliere tra 3 personaggi molto caratterizzati. La trama è semplicissima: una gang ha rapito la figlia del sindaco, quindi tu per andarla a salvare puoi scegliere se prendere il suo fidanzato, ovvero Cody Travers, un combattente di strada stile americanaccissimo, un ninja di nome Guy e lo stesso padre della ragazza che però è il sindaco. Quindi tu dici: ma come fa un sindaco a malmenare tutti i nemici in un beat'em up? Perché il sindaco di questa cittadina altri non è che un wrestler, e quello è il personaggio più grosso e che mena di più di tutti quanti all'interno di quel gioco. Il simpaticissimo e sempre pronto ad abbracciarti Mike Haggar. E l'altra chicca è che in realtà il nome durante la fase di sviluppo di questo gioco non era Final Fight, ma bensì Street Fighter 89, perché questo titolo doveva essere proprio il seguito del primo Street Fighter. Non ve lo racconterò in questa storia perché un giorno ne parleremo. Per tutta una serie di motivi si è deciso di creare una saga a parte, principalmente poi perché alla fine è diventato un beat'em up, ma voci di corridoio affermano che tra i protagonisti selezionabili dovevano proprio esserci sia Ryu che Ken. Non vi faccio salire troppo la scimmia perché, ripeto, ne parleremo un'altra volta. Sappiate soltanto che Final Fight vendette ben 30.000 arcade e fu appunto il cabinato più remunerativo del 1990 ed è stato ovviamente inserito tra la lista dei migliori giochi di tutti i tempi. Poi il fatto che era così gemellato, se vogliamo, con Street Fighter ha permesso ai personaggi dei vari franchise di scambiarsi o di apparire nei rispettivi titoli. Difatti, se andate a vedere su Street Fighter Alpha c'è proprio il personaggio di Cody, che in questo caso ha un'altra storia un po' alterata, che però in realtà, ragazzi, è proprio lui che viene da Final Fight. Un altro beat'em up degno di nota, sempre del 1989, meno conosciuto, è River City Ransom, arrivato in Europa come Street Gangs, che rispetto a Final Fight a livello di grafica non è quasi nulla, ma aveva come particolarità quella di introdurre meccaniche da gioco di ruolo all'interno di un beat'em up. Il tuo personaggio poteva ricevere degli upgrade e potevi andare in giro per i vari negozi, per esempio, a comprare gli oggetti che potevano anche curarti. E successivamente nel 1990 arrivò un'altra serie famosissima, ovvero Streets of Rage 1 e 2, uscite proprio per Mega Drive o Genesis in America. Anche lei una serie sulla falsariga di Final Fight, più o meno l'ambientazione era quella, ma che ebbe comunque un ottimo successo per quanto riguarda l'ambito home console. Di beat'em up, ragazzi, ce ne sono tantissimi, soprattutto in 2D. Per quanto riguarda i cult, le serie principali, quelli che tutti almeno una volta nella vita dovremmo giocare, troviamo i già citati Final Fight, Golden Axe, Double Dragon, ma anche la saga di Strider Hero è molto valida. Oppure, mantenendoci sempre in ambito ninja, ci sono anche Shinobi e tutti i vari capitoli di Ninja Gaiden. Un'altra molto apprezzata, soprattutto per chi viene dal Sega Mega Drive, è proprio Altered Beast, il classico beat'em up a scorrimento orizzontale, ma che dà la possibilità al protagonista di trasformarsi in 5 bestie mitologiche diverse, ognuna delle quali ha le sue particolarità. C'è chi lancia fulmini, chi riesce a pietrificare i nemici, chi lancia palle di fuoco e chi più ne ha più ne metta. Un'altra saga carina è Splatterhouse, abbastanza più gore rispetto a quelle che abbiamo visto finora, un beat'em up mezza via tra Resident Evil e Venerdì 13, anche perché il protagonista è praticamente identico, anche se, ragazzi, quello non è Jason. Un altro che vi consiglio di giocare è Michael Jackson Moonwalker, non tanto per la qualità del beat'em up, quanto perché voi andate in giro per la mappa nei panni di Michael Jackson. Quando combattete, una delle mosse finali, per esempio, è proprio far ballare tutti quanti al ritmo delle canzoni di Michael Jackson, quindi comunque è figa come cosa. C'è poi tutta la saga di vari Dungeons and Dragons, dove vengono inseriti anche qui dei meccanismi da giochi di ruolo, il fatto che puoi utilizzare più oggetti, puoi scambiare le armi, ti puoi curare,
curare, oppure dei titoli basati su dei film, proprio come Batman Return, che è un ottimo beat'em up. Io questo l'ho giocato su Sega Mega Drive, ragazzi. Ottime ambientazioni, ottime musiche, Batman ha un casino di armi a disposizione, gli scenari sono molto diversi e variegati, in linea con quello che è la storia del film, perché in questo caso il boss è il pinguino. Ce n'è poi uno che per chi è amante degli arcade sicuramente conoscerà, ovvero X-Men, che era il primo cabinato arcade dove era possibile selezionare e giocare contemporaneamente in 6. È un cabinato con 6 postazioni e uno schermo gigante. Un'altra trasposizione molto carina, questa volta da un cartone, è proprio invece il beat'em up dei Simpson. La trama è semplicissima, rapiscono Maggie e tu devi andarla a salvare, e per fare questo puoi scegliere uno dei 4 componenti della famiglia. La cosa bella è che qui ogni personaggio è caratterizzato, cioè Homer ti mena a calci e pugni, Marge utilizza l'aspirapolvere, Bart lo skate e Lisa una corda. Le ambientazioni sono bellissime, è tutto molto colorato, ci sono moltissimi nemici diversi, ovviamente incontreremo tantissime comparse del cartone stesso, tra i vari Barney, il signor Barnes e così via. E sempre in questo ambito, per esempio, c'è anche un altro beat'em up fatto veramente molto bene, che è The Punisher. E questo gioco, ragazzi, ve lo consiglio perché è molto variegato, cioè ci sono dei punti dove vai avanti a calci e pugni, ma ci sono delle... Ah, Toto! Che dobbiamo fare? Non si mangia il tablet. Hai mangiato adesso la ciccia. Ma che ciccioni? Fate vedere? Guarda là. Ti sembri deperito? Hai trippa c'hai. Panza. Al solito m'han pelato tutto. Dicevamo, questo titolo è molto variegato perché passate da un beat'em up classico a calci e pugni a delle scene dove sono presenti delle armi contundenti e da taglio, altre invece dove hai le pistole. C'è poi Alien contro Predator, che è un'altra bella saga dove addirittura in questo caso puoi scegliere se essere il classico Marine, che quindi ha tutto un set di mosse e di armi, oppure il Predator stesso, che spara molto di meno ma picchia molto più forte. Ma se posso darvi un consiglio di qualche titoletto da provare assolutamente, a parte tutti questi che comunque sono tutti giochi di successo, ci sono parecchi beat'em up delle tartarughe ninja, ma quello che vi consiglio di giocare è Hyperstone Heist, che è uscito proprio per Sega Mega Drive. Tantissimi nemici diversi con i quali dovete utilizzare tattiche diverse, non è il classico che vai avanti e meni a caso, devi ragionare sulle cose. Ovviamente potete selezionare tutte e 4 le tartarughe, ognuna delle quali ha le sue caratteristiche. C'è Michelangelo che è quello che mena più forte ma è il più lento, Raffaello è l'esatto contrario, Leonardo è il più bilanciato, invece Donatello è il più lento ma quello che arriva a colpire più lontano. C'è una colonna sonora fantastica, l'unica pecca che non ho ancora capito è perché quando sconfiggi un boss, che sia robot o semplice rinoceronte, quello salta in aria. Un altro bellissimo titolo è Spin Master, un beat'em up a scorrimento orizzontale dove principalmente la tua arma è uno yo-yo, che però puoi alternare con quelli che trovi in giro tra le varie palle di fuoco, tempeste di ghiaccio e bombe grosse come tutto lo schermo. Un altro titolo molto interessante è Knights of the Round, ovvero i Cavalieri della Tavola Rotonda, ovviamente ambientato nel Medioevo, dove potete scegliere se vestire i panni di Lancillotto, Re Artù oppure Percival. Ognuno ha le sue caratteristiche, il bello di questo gioco è che mano a mano che vai avanti, in base al tuo punteggio, ti si potenzia in automatico sia l'arma che l'armatura, quindi meni più forte e sei più resistente. C'è poi il classico Captain Commando, ragazzi, che non manca mai, anche lui ormai è diventato un cult, ma il mio preferito in assoluto, che è ancora meglio, è Cadillac and Dinosaurs. A parte il background della storia, cioè tu stai in un mondo futuristico dove ancora ci sono i dinosauri. Ovviamente poi ci sono le Cadillac, come dice il titolo, che puoi anche guidare, quindi già con questo mi hai fatto felice. C'è di bello anche che i 4 personaggi sono completamente differenti sia nell'aspetto che nelle statistiche, ma in generale è un beat'em up molto veloce rispetto agli altri, c'è una libertà di movimento con una velocità che raramente vedrete. E anche qui ci sono dei livelli variegati, molto diversi, nemici che richiedono un certo tipo di tattica per essere sconfitti, anche il base al personaggio stesso che avete scelto, un botto di armi da raccogliere, è un beat'em up assolutamente da giocare. Sicuramente, ragazzi, ne avrò dimenticato qualcuno perché non riesco a dirveli tutti in così poco tempo, però ce n'è uno in particolare che si chiama Vendetta, che è uscito nel 91 e fa parte di una trilogia che si chiamava appunto Crime Fighters, e era proprio la risposta
risposta della Konami alle serie Double Dragon e Final Fight. La saga in sé per sé non ebbe così tanto successo, ma questo Vendetta invece andò abbastanza bene, perché è il classico beat'em up fino a 3 giocatori, ambientazioni da strada che abbiamo già visto finora. La particolarità è che ce n'è una versione normale e una versione censurata. E direte voi, non c'è ancora la regolamentazione che introdurranno con Mortal Kombat. Quindi che cacchio hanno censurato? Allora, durante il gioco ti potrebbe capitare di incontrare questo tizio qui, vestito con pantaloni e guanti di pelle, bretelle, occhiali da sole e cappellino da poliziotto. E tu dici, ok, anni 80 ci può stare, lo prendo a bastonate, perfetto. Il problema è che se tu non stai attento e lui riesce a prenderti, succede questo. Sì, non avete visto male. E nel caso in cui ce ne fossero 2 contemporaneamente sullo schermo, siccome quell'altro diciamo che diventa un po' eccitato alla vista di questa scena, va a fare la stessa cosa con un palo della luce che guarda caso gli casca in testa e ci si fa pure male. Questo è il motivo per cui è stato censurato. Non soltanto questo, perché in realtà c'è anche un cane che durante il gioco fa questa cosa se riesce a prenderti da dietro. E quindi sì ragazzi, vi consiglio assolutamente di giocare questo titolo. Purtroppo tutto questo gran successo, questa golden age dei beat'em up, terminò nel 1991 per colpa di qualcuno che conosciamo molto bene. Fu tutta a causa dell'uscita di Street Fighter 2 nelle sala giochi, un gioco che cambiò quasi completamente la funzione dei cabinati arcade che avevamo visto finora. Sviluppato da Yoshiki Okamoto e Akira Yasuda, che tra parentesi avevano proprio lavorato a Final Fight, riuscì a piazzare ben 200.000 cabinati arcade e 15 milioni tra cartucce e tutte le varie versioni per le home console. Soltanto la versione per Super Nintendo vendette più di 6 milioni di unità e sarà il gioco più venduto tra tutti quelli della Capcom per addirittura 20 anni. Di questo ne abbiamo più o meno già parlato nella storia di Street Fighter, ma quello che cambiò veramente è che fino a quel momento nelle sala giochi tu andavi per vedere chi riusciva a fare il punteggio più alto, mentre con l'uscita di Street Fighter 2 tutto a un tratto lo scopo dei cabinati era un altro. Non era più vedere se io ero più bravo di te perché riuscivo a fare il punteggio più alto, ma il fatto che io riuscivo a prenderti ammazzate se giocavamo 1 contro 1. E infatti a seguito del successo che ebbe Street Fighter uscirono delle saghe che ci portiamo avanti ancora ai giorni d'oggi. La saga che fu diretta concorrente tra molte virgolette, ovvero Mortal Kombat, e poi anche l'SNK con tutti i suoi Fatal Fury, The King of Fighters e così via. Nonostante i beat'em up avessero perso il loro primato, a metà degli anni 90 con il passaggio al 3D ci furono diversi esperimenti per riportare in auge questo genere. E il primo fu proprio la versione arcade di Die Hard, uscito nel 1996. Un beat'em up completamente in 3D che riprendeva la formula di Street of Rage, ma con mosse e stile di combattimento di Virtua Fighter 2. Il titolo in sé per sé non era male, ma non riuscì a riprodurre il successo degli anni passati. Un anno dopo, nel 97, ci riprovarono con Fighting Force, altro beat'em up in 3D uscito principalmente per PlayStation e per Windows, il quale riuscì sia ad avere un seguito qualche anno dopo, Fighting Force 2, che c'è anche per Sega Dreamcast, ma che anche lui non riuscì a sfondare. E un altro titolo che tentò la ribalta venne dalla Squaresoft, una casa da cui non ti saresti mai aspettato un beat'em up, perché loro erano famosissimi per i giochi di ruolo. È grazie a loro che questo genere si è affacciato al mercato mondiale, perché prima invece era principalmente in Giappone, c'erano i famosi JRPG. Ma nonostante questo crearono un beat'em up in 3D, The Bouncer, uscito nel 2000, un gioco dove potevi scegliere tra 4 personaggi, che era molto cinematografico perché in base al personaggio che selezionavi vedevi le sfaccettature della storia dalla sua prospettiva. Quindi se volevi sapere tutto quello che era successo sei comunque costretto a finire il titolo con tutti i vari personaggi. Non è affatto male come gioco, è un buon beat'em up molto immersivo e si vede tantissimo il design grafico di quegli anni, si vede proprio che questi sono personaggi della saga di Final Fantasy. Tra parentesi, secondo me su questa estetica, sui costumi, c'è un richiamo fortissimo alla saga di Kingdom Hearts. Nonostante il marketing molto spinto e il fatto che fosse il primo titolo della Squaresoft
a uscire per PlayStation 2 dopo i successi fino al Final Fantasy IX della PlayStation 1, purtroppo questo titolo venne considerato un vero e proprio flop, per quanto posso assicurarvi che comunque è divertente. Se potete andatelo a reperire perché non costa tanto neanche l'usato e comunque è una pietra miliare che va giocata. Addirittura ci fu una casa italiana che in quegli anni sviluppò un beat'em up. Il Naps Team rilasciò per PlayStation 1 Gekido Urban Fighters. Di questo ne parleremo più avanti, è abbastanza simile se vogliamo a Fighting Force, ne richiama moltissimo il gameplay e in parte se vogliamo anche l'ambientazione. Non ve lo sto a raccontare per bene perché magari di questo ne parleremo meglio in altra sede. Per fortuna nel 2000 un genere che invece vedrà una rinascita saranno proprio gli hack and slash, con titoli altisonanti proprio come tutta la saga di Devil May Cry, Onimusha, God of War, Ninja Gaiden, Bayonetta addirittura quasi nel 2010. Un'altra saga molto carina è quella di Beautiful Joe, uscita nel 2003, sempre dal creatore di Devil May Cry. È un beat'em up molto particolare, molto veloce, che utilizza una grafica in cel shading con musiche quasi techno, comunque molto accese, un personaggio molto stilizzato, quasi parodia del supereroe. Se non l'avete mai giocato vi consiglio di darci un occhio perché è veramente molto divertente. Un beat'em up che vi consiglio assolutamente di giocare, ragazzi, per PlayStation 2 è The Warriors. Se non avete visto il film andatevi a vedere il film assolutamente, però ci sono gli stessi personaggi, la stessa colonna sonora che è fichissima e per una parte c'è la stessa trama del film, cioè tu devi cercare di tornare a Coney Island mentre tutte le bande di New York ti vogliono fare secco, ma è ambientato anche 3 mesi prima per farti vedere come siete arrivati a quel momento. È un beat'em up senza troppe pretese, che però comunque è figo e che richiama un po' le ambientazioni degli anni 80, anche perché guarda caso gli eventi di The Warriors sono proprio del 79, quindi più o meno siamo in quegli anni lì. Bene ragazzuoli, siamo arrivati alla fine, a questa analisi, se vogliamo, di questo genere che praticamente è lo specchio degli anni 80 che tanto mi mancano. È vero, era un'epoca molto appariscente, molto cinematografica, però darei veramente un rene per poter tornare indietro e viverla da adolescente e non da bambino qual ero, perché sono nato nell'85. La cosa bella è che grazie al fatto che il retro gaming ha ripreso via, comunque è andato un po' in auge negli ultimi anni, ci sono state diverse case, soprattutto studi indipendenti, che hanno ripreso delle vecchie saghe e hanno rifatto dei beat'em up con le tecnologie odierne. Mi vedete molto spesso, per esempio nelle mie prove, utilizzare Shredder Revenge delle Tartarughe Ninja, che quello è un bellissimo titolo e che per chi ha giocato appunto ai primi vedrà che molte meccaniche sono state mantenute. Hanno rifatto pochissimi anni fa Street of Rage 4, che è appunto il capitolo successivo di quelli di cui abbiamo parlato fino ad oggi. È uscito qualche tempo fa Double Dragon Gaiden, anche per Nintendo Switch, noi questo l'abbiamo già visto, l'ho anche giocato. Ci sono degli indie molto ben fatti, come per esempio Final Vendetta, oppure c'è il gioco addirittura di Kung Fury, dove potete selezionare lui, Triceratops, Hackerman. Questo vi consiglio assolutamente di reperirlo perché costa 4 spicci. E poi, per la gioia di noi italiani, c'è roba come questa, Slap and Beans di Bud Spencer e Terence Hill. È un beat'em up, non so se lo conoscete, dove come protagonisti ci sono proprio Bud e Terence nelle ambientazioni dei loro vari film. È uscito qualche anno fa, questo che vedete qui è il secondo capitolo perché ne hanno fatto addirittura il 2. Non è chissà quale beat'em up a livello tecnico, però ragazzi obiettivamente è da giocare se siete amanti soprattutto del genere spaghetti western. Mi fa anche molto piacere che ci siano queste iniziative. Il bello dell'aggiornamento della tecnologia è che ormai sviluppare giochi del genere non è chissà quanto difficile, non servono chissà quali investimenti. Paradossalmente potrebbe anche bastare una sola persona con un po' di tempo e tanta buona volontà per creare dei buoni beat'em up o in generale anche altri generi. E oggi ci siamo fatti sì questo ripasso un po' malinconico di un'epoca che non sappiamo mai se tornerà, però
però almeno questa volta sembrano esserci dei progetti all'attivo che, anche se portati avanti da piccoli studi nella maggior parte dei casi, ci permettono però di rivivere in chiave moderna la cosa più simile a quei titoli che negli anni 80 spopolavano sia in sala giochi che nelle home console. Bene ragazzuoli, per questa storia è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!